Ben ritrovati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente per quello che andremo a creare oggi, vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente mi aiutate a crescere, quindi grazie di cuore a quelli che lo fate già e che mi sostenete per ogni progetto che vado a pubblicare. Oggi vi faccio vedere una mattonella molto semplice, molto veloce, ma molto versatile. Per cosa la andremo a utilizzare e come ci vediamo alla fine del video. Intanto prendete l'uncinetto che desiderate, nel mio caso sto utilizzando i 3 perché sto utilizzando il fiocco cotone di rosa antico e il colore di Filati Discount. È un 100% cotone, si utilizza l'uncinetto al 2,5 al 3, ma anche di più, io l'ho utilizzato anche col 4. Comunque questo è solo un progetto dimostrativo per farvi vedere praticamente questa mattonella. Per quanto riguarda l'utilizzo ci ritroviamo, come ho detto, alla fine del video. Andiamo ad avviare la nostra mattonella. Se finora vi ho fatto vedere l'avvio con il cerchio magico, questa volta lo andiamo a fare diversamente. Lo andiamo a fare con le catenelle. Quindi fate il nodino e andiamo a fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso ci chiudiamo qui nella prima con una maglia bassissima. Andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Perché andiamo a lavorare con la versione della maglia alta che vi ho fatto vedere nella canotta miele. Ok, quindi seguitemi. Carico l'uncinetto, vado qui nella prima nel cerchio, praticamente quello che si è formato nella chiusura delle catenelle, e vado a fare un passaggio tramite la prima asoletta, ok, carico tramite queste due, poi tramite le ultime due. Quindi è una maglia alta che si fa con 3 passaggi, si carica una volta ma si scarica con 3. Adesso andiamo a fare 1, 2, 3, 4 catenelle, carichiamo, andiamo sempre qui nel cerchio a lavorare 4 maglie, quindi 1, 2, 3 scarichi. Si chiamano anche maglie altissime, ok? È una versione della maglia altissima che io in realtà la maglia altissima la carico 2 volte, però per capirci è questo il metodo da utilizzare per tutta la mattonella. Quindi si carica una volta e si scarica 3 invece di 2. Quindi un passaggio tramite la prima asoletta, poi 2 a 2 e si finisce il punto. Continuo a fare anche le altre 2. Adesso vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Adesso vi spiego un attimo. In questo primo giro, quindi nella prima riga, andremo a fare blocchi da 4 maglie altissime divise da 4 catenelle. Il totale dei blocchi è 4. Mi direte come mai qua ce ne sono 2? Perché dopo vi faccio vedere come fare a non far proprio vedere l'avvio, ok? Quindi è un stratagemma per nasconderlo. Ah sì, dimenticavo, cercate anche di nascondere il cappietto, così è un lavoro in meno. Quindi adesso io rientro qui e vado a fare altri 2 blocchi da 4 maglie altissime e finisco il mio primo giro. Ci ritroviamo alla fine. A questo punto andiamo a chiudere la riga insieme. Praticamente qui ne ho fatte 4, 4, 4, qui 2, perché questo avvio per quanto mi riguarda è quello più giusto per nascondere la nostra prima maglia, che in realtà sono delle catenelle. Quindi carico e vado a fare anche le ultime 2 maglie. Io continuo a chiamarle maglie perché non avendo il nome specifico ci capiamo, tanto come si fa non l'avete capito. Quindi un passaggio, 1 e 2, poi 1, 2, 3, 4, entro, stringo per chiudere con la maglia bassissima. Noi per la prossima riga, quindi la seconda, dobbiamo arrivare qui. Quindi cosa faccio? Entro
e cammino con delle maglie bassissime, vedete, in questo modo. Adesso avviamo la seconda riga. Adesso andiamo a iniziare la seconda riga. Prima di tutto facciamo 4 catenelle. Questo avvio vale per tutte le righe, quindi carichiamo e andiamo a fare un'altra maglia. Praticamente facciamo metà di un punto formato da 4 maglie. Adesso facciamo l'aumento, quindi l'aumento sarà sempre nell'angolo perché è una mattonella quadrata. Andiamo a fare 4 catenelle. Il numero 4 ci seguirà dappertutto per quanto riguarda questo progetto. Rientriamo qui e andiamo a fare 4 maglie. In realtà questo è il nostro primo aumento che dobbiamo andare a finire quando andiamo a chiudere questa riga, perché vi ho detto che facendo in questo modo, come notate, la maglia alta formata dalle catenelle viene nascosta molto bene. Se era all'inizio o alla fine si vedeva un po' di più. Facendo in questo modo, cioè farla a metà del punto, viene molto nascosta. Questa è la terza e facciamo anche la quarta. Adesso per arrivare a lavorare il secondo aumento ci servono 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Carichiamo e ci spostiamo direttamente qui. Facciamo il punto formato da 4 maglie, 4 catenelle e altre 4 maglie. Quindi questo sarà il nostro aumento per tutto il lavoro, ok? Molto facilmente. 1, 2, 3, 4 catenelle. Sono rimasta incastrata col filo. Carichiamo, rientriamo sempre qui e andiamo a fare l'altro punto qui che è formato sempre da 4 maglie. È più facile da dire punto che vanno a prendere tutte le maglie insieme. Ok, per arrivare nel prossimo sempre 4, quindi ecco perché il 4 ci seguirà dappertutto. Adesso finiamo la riga insieme. A questo punto andiamo a finire anche questo aumento, quindi carico e vado a fare le ultime maglie che mi mancano, quelle ultime 2, perché dobbiamo avere un totale di 4. Ok, questa è la nostra seconda riga. Adesso iniziamo la terza, però per iniziarla ci dobbiamo preparare a arrivare in questo spazietto. A questo punto avviamo la terza riga, quindi 1, 2 e 3 e 4 catenelle, l'avvio è sempre lo stesso. Facciamo la maglia alta con questa modifica, quindi con 3 passaggi, 4 catenelle, perché praticamente noi siamo negli angoli, quindi gli aumenti sono sempre 4. Andiamo subito a iniziare con l'aumento ogni riga e qui andiamo a fare 4 maglie. Voi sarete sempre nell'aumento per quanto riguarda questo lavoro. E questa è la quarta. Ok? Adesso per arrivare al prossimo aumento abbiamo del lavoro in mezzo da fare. In questa riga si fa così. Finito l'aumento andiamo a fare 2, 3, 4 catenelle, caricate e qui in mezzo dove ci sono state le catenelle nel giro successivo, quindi nel secondo, entriamo proprio a metà e andiamo a fare 1, 2, 3 passaggi, una maglia alta. Andiamo a fare una, rimango senza filo sempre, 2, 3, 4 catenelle, andiamo a fare il prossimo aumento. Quindi per quanto riguarda questa riga, il lavoro è questo. L'aumento, come ho detto prima, è fatto sempre da 4 maglie, 4 catenelle e 4 maglie. Questo per tutte le righe.
E questa riga, che è la terza, è molto semplice. Semplicemente qui dove c'è lo spazietto, quindi 1, 2, 3 e 4, andiamo a fare dei punti alti sui quali andremo a lavorare piano piano nelle prossime righe degli aumenti. Quindi non ci bastano gli aumenti che abbiamo sugli angoli, ma abbiamo anche degli aumenti intermedi. Intanto vado a finire questa riga. Sono arrivata a questo punto dove devo chiudere la riga, però preferisco farvelo vedere sto passaggio, così se avete dei dubbi è bello chiaro. Quindi vado a fare una e gli altri 2 punti, quindi praticamente questo è il secondo. Adesso mi vado a chiudere 1, 2, in realtà c'è il primo è qui, 1, 2, 3 e 4. Eccolo qua. Cammino, ok, mi sposto fino ad arrivare al prossimo avvio, che è sempre in questo spazietto. Adesso iniziamo la quarta riga. L'avvio ormai lo conoscete, quindi saranno sempre 4 catenelle e una maglia. Dopodiché ci saranno altre 4 catenelle di separazione e poi le 4 maglie, quindi 3, 4, praticamente l'aumento va sull'aumento. Semplicemente si va a lavorare adesso anche per quanto riguarda lo spazio che c'è tra un aumento e un altro. Ok, andiamo a fare sempre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che copre questo spazietto del punto sotto. Carichiamo, andiamo a fianco a questo punto, ok, entriamo proprio così in mezzo nello spazio, andiamo a fare una maglia, carichiamo, andiamo a fare un punto sul punto in questa maniera, carichiamo e andiamo a fare un punto a fianco, ok, poi andiamo a fare 4 punti, 1, 2, 3 e 4, carichiamo, facciamo i 4 punti dell'aumento, poi le catenelle e gli ultimi 4, quindi l'aumento completo. Evito di farvi vedere tutti i passaggi perché è facile, quindi qua quando incontriamo lo spazietto, quindi nel prossimo abbiamo un punto a fianco, un punto sopra e un punto a fianco, quindi continuate per tutta la riga, ci ritroviamo per chiuderla. Io ho chiuso la quarta riga. Da adesso in poi gli aumenti sono sistematici, quindi praticamente diciamo che la parte più complicata ormai è passata. Perché? Noi andiamo ad aumentare sempre sugli angoli, sempre 4 punti, 4 catenelle, 4 punti, e questo sarà sempre. Però andiamo anche ad aumentare nei punti intermedi, ok? E l'aumento sarà sempre uguale, cioè un punto prima del blocco di punti, ok? In questo caso sono 3, quindi un aumento qui, si lavora tutto il blocco, quindi adesso sono 3, il prossimo saranno 5, poi 7, tutto il blocco, quindi sta a voi in base al filo che avete scelto e all'uncinetto quante saranno i punti intermedi. Finito il blocco andiamo a fare un altro punto, quindi in ogni riga qui crescerà di 2 punti, ok? Detto ciò, questa mattonella, così come la vedete adesso, sembra una mattonella super semplice, quasi noiosa, però vi posso assicurare che quando si mettono insieme più mattonelle di questo tipo, la grafica che esce fuori è fantastica, veramente una grafica fantastica. Infatti prossimamente, molto presto anzi direi, uscirà fuori un progetto, ho in mente anche di farne un altro simile,
Non so se utilizzerò la stessa base o la modifico leggermente, adesso vedo, perché comunque il filo è molto molto sottile, quindi vedo un attimo come riesco a riempirlo meglio. Però vi posso assicurare che l'effetto finale ha il suo perché. Adesso io vado a fare altre 2 o 3 righe, vediamo, così la faccio diventare più grande, poi ci ritroviamo per altre indicazioni. Sono andata avanti con il lavoro, ho fatto altri 2 giri, vi voglio far notare come qui praticamente si creano questi triangoli, e in base a quello che voi dovete creare questi saranno più evidenti o meno evidenti, ma anche e soprattutto in base all'uncinetto e al filo, perché per fare una mattonella tipo questa, che credo che sia sui 13 cm, mi sono bastate 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Con un filo che è a metà di questo, quindi un filo molto sottile, me ne serviranno magari 10, quindi è evidente che la parte intermedia sarà molto più evidente. Cosa si può creare? Di tutto: top, maglie, giacche, cardigan, cappotti. È normale che è un punto aperto, quindi deve essere una roba estiva, decorazioni per borse, mi viene in mente anche un copritavolo, perché se si va quadrato sicuramente, se qui si va a aumentare in mezzo, questa mattonella diventa una mattonella gigante, quindi può diventare anche una maglia. È normale che poi è leggermente da aggiustare se la si vuole lunga e non corta. Insomma, le idee non mancano. Io già ho in mente un paio di progetti, non so se la andrò a utilizzare, come ho detto prima, con questo metodo qua del 4, o faccio una modifica perché andrò a utilizzare un filo molto sottile e devo vedere alla fine come mi escono i conti e quanto è ricca, quanto è carica, perché se è molto aperta magari poi non mi risulta bene, però l'idea c'è e io mi metto a lavoro il prima possibile e voi vedrete sicuramente il risultato finale. Io vi mando un grosso abbraccio, mi raccomando, iscrivetevi, seguitemi, condividete quello che faccio, perché così saremo sempre di più e la comunità del mio canale crescerà sempre di più. Guardate che carina, potete utilizzarla sia così che così, insomma. Le idee ci sono sempre, sta a voi prendere gli spunti più giusti. Grazie di cuore, ci vediamo al prossimo video progetto.